Le nostre menti combaciano, parole semplici ma pesanti come pietre. Sono bastate quelle sillabe pronunciate da Barbactas per far ribollire l'intero mondo del gossip. Da giorni non si parla d'altro. La sua dichiarazione su Yağmur Yüksel ha riaperto i cassetti del passato, ha risvegliato paragoni sopiti e ha costretto tutti a chiedersi quale sia davvero la differenza, cosa sia cambiato dentro di lui e come lei abbia spostato gli equilibri. Benvenuti su Turkey News Magazine. Oggi entriamo dietro il sipario di una storia raccontata a bassa voce, ma capace di fare rumore come un tuono, con retroscena, segnali e sussurri che pochi hanno colto al primo ascolto. Tutto è partito da un'intervista apparentemente innocua. Domande in sequenza, risposte misurate, e poi quella frase che ha spostato l'asse della conversazione: siamo persone tranquille, teniamo la nostra relazione al riparo, non la viviamo per gli altri. Va tutto bene. Ci sosteniamo, nel lavoro e nell'amore. Yağmur è molto matura e mi motiva. Fin qui, un encomio affettuoso. Eppure, proprio lì si è accesa la miccia. Quel matura, quel ci motiva, quel tranquille non sono stati percepiti come aggettivi qualsiasi. Sono suonati come un confine, una porta che si chiude alle spalle e un'altra che si apre verso un orizzonte diverso. Ai social hanno cominciato a ronzare: se oggi Bar parla così, se oggi respira così, allora ieri cosa mancava? Chi non gli ha dato ciò che cercava? Chi lo ha fatto bruciare in fretta e chi lo ha fatto aspettare troppo? Eppure, guardando Bar e Yağmur, il mistero si scioglie quasi da solo. Non amano le sceneggiate, non inseguono luci fredde, non si regalano alla piazza. Amano i caffè in cucina, le passeggiate dove non li riconosce nessuno, le partenze senza scorta né clamore. Lei, con la sua presenza serena e salda, sembra aver trovato la frequenza giusta per accordarsi al suo ritmo. Lui, da tempo, ha cambiato pelle. Meno social, meno folla, più natura, più lavoro ragionato, più famiglia, più silenzi che non pesano. Era un passaggio già in corso, ma l'ingresso di Yağmur nella sua vita ha trasformato il cambiamento in abitudine. Lo si capisce da come sceglie i progetti, da come risponde alle provocazioni, da come sorride quando la nomina. E quel matura diventa un indizio sul domani, come un dito che indica una strada precisa. Inevitabilmente, ogni dichiarazione d'amore così netta trascina fuori dal baule anche i capitoli precedenti. Gli utenti si sono divisi: per alcuni l'amore di un tempo fu una fiamma impossibile da dimenticare, ingenua e brillante come i 20 anni, vissuta in pubblico fino all'ultimo battito. Per altri, invece, esiste un lungo periodo fatto di pazienza e silenzi, di fedeltà al quotidiano, di promesse che sembravano sul punto di farsi altare e che, tuttavia, non hanno mai trovato la loro forma definitiva. E poi c'è chi ha letto quelle parole come un verdetto: nessuno prima era davvero in sintonia con lui. Ma è davvero così? Più che un giudizio, pare il racconto di un'evoluzione. Torniamo a quelle stagioni. La prima è il suono del clamore. Una storia giovane, magnetica, di quelle che scattano come un flash e abbagliano tutto attorno. Il lavoro fioriva, gli impegni si moltiplicavano, ogni uscita diventava un titolo. Era passione, certo, era coraggio, era la danza di due persone lanciate verso l'alto. Eppure, l'eccesso di luce può ustionare. Gli esperti di pettegolezzo, a distanza di tempo, hanno ripetuto sempre lo stesso ritornello. Era un sentimento forte, consumato però a temperature altissime, sotto lo sguardo di tutti, fino a diventare stancante anziché nutriente. Due caratteri, due stili diversi di abitare la fama, due modi opposti di trovare riparo, difficile farli vivere insieme per sempre. Poi c'è la stagione del silenzio. Un rapporto stabile, lungo, con quell'aria da quasi famiglia che a tratti faceva pensare al grande passo. Sostegno reciproco, protezione, una vita scandita dall'ordinario, come se l'amore fosse una casa ben riordinata. Eppure, si sa, l'eccesso di quiete può spegnere la fiamma invece di tenerla al caldo. Si pretende alla relazione ciò che la relazione non può dare se manca la scintilla che spinge avanti. In molti raccontavano: si volevano bene, ma non si facevano crescere. Non c'era conflitto,
ma non c'era nemmeno quell'energia che trasforma due persone in una squadra più forte. E quando Bar oggi dice Yamur mi motiva, sembra rispondere proprio a quella mancanza antica. Con Yamur, lo schema cambia. Lo si percepisce nel non detto. Lei non lo costringe a stare davanti ai riflettori, ma non lo lascia mai solo dove conta. Porta vivacità senza portare caos, propone soluzioni e non drammi, rispetta i tempi e le pause, sa ridere delle stesse cose in salotto e in pubblico. Insieme, sembrano aver costruito un linguaggio che non ha bisogno di essere tradotto. E quando lui parla di equilibrio, di serenità, di stimolo, sembra confermare che ciò che prima era o troppo veloce o troppo lento, oggi scorre alla velocità giusta. Molti hanno commentato, se un uomo usa matura, calma, motivante, rilassante nella stessa frase, allora quella donna è il suo baricentro. Forse è proprio qui che nasce il confronto inevitabile. Le storie passate, una più luminosa e l'altra più silenziosa, rappresentavano due metà che non riuscivano a combaciare. L'energia senza pace e la pace senza spinta. Con Yamur, invece, le due metà sembrano incastrarsi, e per questo le parole di Bar hanno suonato definitive. Non un colpo assestato a chi è venuto prima, ma il ritratto di ciò che adesso funziona. E cosa ha portato Bar a dirlo ad alta voce, proprio adesso? Negli ultimi 3 anni, la sua traiettoria si è fatta nitida. Prediligere progetti selezionati, frequentare meno, ascoltare di più, allontanarsi dalla confusione, riempire la vita di cose semplici e scelte ragionate. La sua bussola è diventata la triade qualità, calma, selezione. Gli serviva un amore cucito su questa mappa. E il punto sull'orizzonte è apparso quando ha incontrato Yamur e ha iniziato a respirare con lei allo stesso ritmo. C'è chi, dietro le quinte, sussurra la domanda scomoda: è tutto spontaneo o c'è un disegno più grande? I ben informati parlano di conversazioni su convivenza già in corso, di famiglie che si sono incrociate con discrezione, di una sincerità pubblica che lui non mostrava da tempo. Qualcuno spinge oltre, piani concreti, una stagione di decisioni importanti, forse un annuncio capace di far tremare i palinsesti. Ma qui occorre prudenza, chiamarla strategia sarebbe ingiusto, ridurla a teatro sarebbe miope. Le parole di Bar non hanno il tono dell'effetto speciale, hanno la leggerezza dei fatti che esistono anche senza testimoni. Il rumore del mondo, naturalmente, ha provato a trasformare tutto in una gara. Prima, dopo, meglio, peggio. Ma chi ha letto senza fretta ha capito, non è un processo, è un punto fermo. Quello non è stato, ma adesso finalmente è. La differenza sta nella risonanza tra due vite che, per la prima volta, sembrano suonare la stessa nota. È una missione di pace, non un bilancio di torti o meriti. È la fine del corridoio e l'apertura su una stanza luminosa. C'è un'immagine che torna di continuo quando si osservano Bar e Yamur, non l'abbraccio plateale, ma il respiro condiviso. Lo stesso passo sul marciapiede, lo stesso sguardo quando sanno che nessuno li sta fotografando, lo stesso silenzio che non pesa, anzi, riposa. E forse è proprio questo il senso di tutto. Ciò che rende speciale una storia non è l'ampiezza del clamore, ma la naturalezza con cui due persone si adattano, come mani che imparano la stessa presa. Chi ha vissuto amori troppo visibili o troppo timidi lo sa, la felicità si nasconde di solito a metà, nel centro esatto tra l'istinto e la disciplina. E quindi eccoci qui, con una frase che ha spiazzato i nostalgici del passato e acceso i sognatori del futuro. Bar Bakhtas ha detto chiaramente che la sua vita sta bene nella forma che ha adesso, e dentro questa forma c'è Yamur Yüksel. È una dichiarazione che vale più di un bouquet, più di un red carpet, più di un post virale. È un modo di riposizionarsi nello spazio privato e di chiedere al pubblico di guardare senza invadere. Il passato esiste, ha insegnato, ha dato e tolto. Il presente, però, sembra un vestito cucito su misura. Cosa succederà domani? C'è chi giura che febbraio porterà sorprese, chi sposta più in là l'asticella, chi immagina una festa segreta e chi, più romanticamente, pensa a un viaggio in un posto che non troverà sulle mappe. A noi, che raccontiamo i dettagli e ascoltiamo le pause, resta la sensazione che l'annuncio non sia un trofeo,
ma l'espressione naturale di una continuità già iniziata. Se arriverà, sarà detto con lo stesso tono con cui sono state pronunciate le parole di oggi. Senza creare onde, lasciando che sia il cuore a fare rumore. E voi, cosa leggete in quella frase? Vi sembra il preambolo di un passo grande, o la celebrazione di un equilibrio che non ha bisogno di altri gesti? Scrivetecelo, perché in questa storia ognuno trova un riflesso del proprio modo di amare, chi preferisce il fuoco, chi la brace, chi il tepore che dura. Noi continuiamo a seguire i dettagli, con la promessa di tornare qui, su Turkey News Magazine, appena un nuovo tassello cadrà al suo posto. Intanto, godiamoci questa rara sensazione di verità, quel sapore di pace che non si può truccare. Se vi è piaciuto entrare in questa trama fatta di parole misurate e sguardi complici, restate con noi, iscrivetevi, attivate le notifiche e raccontate nei commenti la vostra idea di equilibrio tra luce e silenzio. Ci ritroviamo nel prossimo capitolo, perché quando due menti combaciano davvero, ogni giorno aggiunge una pagina che vale la pena leggere.